Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, 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 infinitamente grazie. Come stanno andando questi giorni? Come stanno andando? So che state lavorando duro, state lavorando con disciplina, passione, ardore, sperimentando i grandi risultati tangibili della pratica dei 21 giorni, che lo dico per le ragazze nuove, la trovate qua sotto all'info box, c'è scritto importante approccio formativo parentesi 21 giorni e cliccate sulla parola post, è un post che vi reindirizza alla pratica, ok? Lo dico per le ragazze nuove, che siete tantissime e quindi magari non avete sentito i video precedenti, è qui sotto. Quindi grazie ragazze mie, grazie, grazie, grazie. Sto leggendo le mail, ragazze mie e ragazzi, per le consulenze sono veramente tante ed è per questo che vi sto spoilerando la creazione di queste masterclass bellissime, cioè veramente qualcosa di stupendo, le sto ideando, le sto creando, dove andremo proprio a fare un lavoro profondissimo di rimozione di tutte le credenze limitanti e lo faremo con le pratiche immaginali, lo faremo con tenendo conto del viaggio dell'eroe, no? Il viaggio dell'eroe è descritto anche nei tarocchi, utilizzando gli archetipi, gli arcani dei tarocchi con lo yoga sciamanico nella foresta immaginale, cioè qualcosa di, di stupendo. Non l'ho mai visto fare prima da nessuna parte e faccio questa iniziazione. È stupendo, vediamo come le strutturo, vediamo quante saranno, credo 4. Faremo un percorso di quattro masterclass, 4 lezioni, però sto ancora ideando cioè tendenzialmente è tutto pronto, ma il sito web, le cose, quindi stanno sistemando tutto. Poi apriremo l'iscrizione, il numero è chiuso ragazze e miei ragazzi, altrimenti non mi posso dedicare individualmente. Faremo il numero limitato, chiuso e poi vediamo che succede e poi ne faremo altre. Sono felicissima di questa cosa, perché è la cosa che sognavo, è bellissimo potervi avere davanti, poter lavorarci tutte insieme, ognuna col suo obiettivo e sarà veramente qualcosa di bellissimo, cioè ho sussulti quando penso a questa cosa, è bellissimo, veramente bellissimo. Quindi, proprio perché le richieste di consulenze sono tante, ma soprattutto le richieste di aiuto, no? Io ho messo tutto sul canale per questo. Con le masterclass andremo proprio a lavorare in un modo risolutivo, risolutivo. Dopo di quello non c'è più ritorno verso il vittimismo, verso la vecchia vita. E quindi io voglio passarvi tutto il bello a cui sono arrivata, tutta la gioia inesauribile che si autoproduce dall'interno, si autoproduce dall'interno. Il cosiddetto piacere immoto, tutto attaccato, come lo chiamano gli sciamani, che non è più suscettibile da alcuna fluttuazione della vita, no? Dalle fluttuazioni della vita. E quindi realizzate tutto. Come ci sono riuscita io voglio che anche voi riusciate. E inserire i tarocchi nel viaggio dell'eroe con lo yoga sciamanico è qualcosa che non ho mai visto da nessuna parte e mi è venuta proprio questa ispirazione. Faremo qualcosa di stupendo, guarda, non vi dico niente, poi lo vedrete. Allora, cos'altro vi volevo dire? Sì, mi sono dedicata di più alle consulenze questa settimana, come avete visto, vi ho risposto e questo, ragazze e ragazzi. C'erano altre cose che vi volevo dire, non lo so, sta arrivando questo inverno, non vedevo l'ora, non chiedetemi perché, perché non lo so manco io amo il regno di Ade, Ctonio sotterraneo, Persefone che diventa regina degli inferi, perché soltanto quando diventi regina o re degli inferi che realizzi tutto, tutto. Quindi volontà senza paura. Ok, allora ragazze mie e ragazzi, facciamo due varianti oggi per la settimana che andrà dal 6 al 12 ottobre. Mettiamo questi tarocchi qua e questi verdi che non usavamo da un bel po'.
ne ho ordinati degli altri. Ovviamente non è una novità, essendo proprio una collezionista, è bellissimo. Ehm, Segni zodiacali per il mese di ottobre, li trovate nella home del canale, ok? I rituali dei segni zodiacali, come mi state scrivendo tante di voi, trovate esattamente tutto quello che si sta manifestando nella vostra vita e grazie a quelle letture approfondite state riuscendo a maneggiare il tutto con grande apertura e consapevolezza, e di questo ne sono felicissima. Anche perché quando me lo scrivete, no? Quando io realizzo quei video così potenti e così impegnativi da un punto di vista proprio di carico, no? Il mio 10 di bastoni, e a vedere quei risultati, ecco, tutto il lavoro fatto ne vale la candela, insomma, ecco. Ed è veramente straordinario, straordinario. Allora, scegliete ragazze mie ragazzi, primo, secondo marzo tutte e due, vediamo che succede in questa settimana e cosa dobbiamo fare, ok? E partiamo dal primo. Allora, seguiamo la stessa struttura, c'ho sempre il quaderno qua a fianco perché sennò poi io volo, me ne vado. La struttura narrativa del viaggio che faremo oggi, però io prima sai che voglio fare, vediamo mi sta ispirando, voglio metterci prima gli oracoli. Allora, adesso lo mettiamo qua, voglio metterci degli oracoli perché mi stavano fissando questi. Allora, se mi fissi io ti rispondo. Mi stavano fissando questi della magia, vediamo un po'. Questa settimana dal 6 al 12 ottobre. Che cosa ci dicono gli oracoli della magia? Allora, vediamo per te. Che cosa ci dicono? Oro. Non hai bisogno che nessun altro ti dica come devi fare, come devi stare e come devi essere. E questo ci siamo già arrivati, penso. Allora, in questa settimana potrete trovarvi a che fare con delle persone che vi dicono cosa è giusto per te o come dovresti fare. Mm. Ci siamo già capite, no? Allora, qua c'è una tazza con l'oro, no? Sapete il kintsugi, l'arte di riparare le ferite con l'oro della consapevolezza, che è un'arte pratica che usano in Giappone, che riparano con l'oro i bicchieri rotti, le tazze rotte, no? Acquistando questi oggetti ancora più valore. Ok. Allora questa carta ti dà un'indicazione ben precisa. Quando le emozioni si fanno sentire, tu devi farci l'amore con quelle emozioni. Rituale erotico, yoga sciamanico. Perché solo in quel modo tu prendi autostima e quindi non c'è bisogno che ti fai influenzare da qualcun altro che ti dice secondo me è sbagliato come stai facendo. No, l'autostima è proprio quella, cioè la forza in te stessa, in te stesso, grazie all'autopotenziamento con le emozioni. Quindi questa settimana potresti avere a che fare con situazioni in cui ti troverai un po', nel senso, ma sto sbagliando? Sto facendo bene? Quando sei nella connessione con il divino, non ci sono manco le persone che ti fanno vacillare su questo. E quindi nessuno ti deve sistemare, non hai bisogno che nessuno ti sistemi. È quello che vi dico sempre io, no? Fantomatici guru, fantomatici maestri, fantomatici... Ecco, quello che vi trasmetto sempre nel canale è realizzare la vostra maestria interiore affinché non abbiate bisogno di nessuno. Anche io un giorno sparirò, non vi sarò più utile. Ed è questo il mio obiettivo. E questo è il mio obiettivo. Quindi gli strumenti che vi sto dando sono proprio funzionali a questo, che sono quelli che io ho acquisito. E quindi è proprio questo il senso, no? La vostra maestria interiore, il vostro maestro interiore vi deve guidare e nessun altro, e basta. Perché le immagini esterne sono proiezioni relative al tuo karma, che è tutto quello che vivi, no? Sono immagini, persone, eventi che mettono alla prova le tue capacità. La tua capacità di superare paure, resistenze e attaccamenti. Ok.
Vabbè, mi è bastata questa, adesso passiamo alla lettura con i tarocchi, mettiamola qua. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, dal 6 al 12 ottobre, tenendo presente quello che è appena uscito, andiamo a vedere prima di tutto come prima parte la cornice della settimana. Qual è lo spirito che apre la settimana? Che è la forza di questa settimana, no? Vediamo poi qual è la prova ostacolo di questa settimana. Qual è il dono nascosto in questa settimana? Poi vediamo il teatro degli eventi, mettiamoci 6 carte. Allora, ambito lavorativo. Ambito lavorativo. Ambito familiare. Poi ambito delle relazioni sociali, delle amicizie. La psiche, che in greco psiche è anima, no? Qual è la forza interiore in questa settimana che si scatena o che si apre? La forza interiore. La salute, come sentire i messaggi del corpo. E poi, dulcis in fundo, le energie collettive. Ciò che influisce a livello cosmico. Da qua ci mettiamo il divisorio. Ciò che influisce a livello cosmico. Ok. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana per te? Andiamo a vedere qual è lo spirito che apre la tua settimana. Bellissimo, bellissimo. L'asso di bastoni, questa è la scintilla, la Kundalini accesa, il fuoco primordiale, lo spirito del nuovo inizio. Questo è quello spirito, sai, del nuovo inizio che non appartiene ancora alla materia, no? Ma al desiderio. Il desiderio è passione, il desiderio è Kundalini, è l'eros cosmico, ecco, che vuole incarnarsi. Quindi in questa settimana lo spirito non ti dà soltanto energia, è proprio l'energia, è l'allegria per me l'asso di bastoni, quella voglia di fare, quella voglia di essere, no? Non dà soltanto energia, ma ti chiama a riconoscere l'origine ardente di ogni tua azione, l'origine ardente delle tue azioni. Il desiderio è una forza sacra, la passione è una preghiera che prende corpo, no? Cioè, è quel sì pieno, selvaggio, vitale, quell'allegria, quella forza, quel desiderio. Vediamo però quale prova ostacolo incontra questo desiderio affinché si possa forgiare. La calma, la temperanza come ostacolo. Sì, però karma, non karma, calma. Allora, l'ostacolo è la necessità di pazienza, la necessità di misura, di armonizzazione, i tempi della natura, no? Qua noi vogliamo fare, vogliamo essere, però quando tu pianti un semino devi innaffiarlo. La voglia di piantare il semino, no? Che poi nascerà un albero bellissimo, però karma. Cioè, piantalo e, e attendi con pazienza. Perché? Perché è difficile quando il fuoco dell'asso di bastoni arde fermarsi ad ascoltare il ritmo della vita, no? Quel semino che metti nella terra, che poi prendendotene cura spaccherà il guscio del semino, metterà radici, ecco.
Quindi l'invito qua è non bruciare tutto in un colpo solo, ma lascia fluire. Devi essere un alchimista. Devi saper mescolare il desiderio ardente con la delicatezza del tempo, la delicatezza della natura. Quindi l'ostacolo sarà la fretta, l'impazienza, la difficoltà ad accettare un po' i cicli della natura. Però vediamo qual è il dono nascosto che ne deriva. Il focolare interno, il 4 di denari, che è la vera base su cui si erge poi la tua cattedrale interiore, no? Sono le fondamenta il 4 di denari. Affinché tu costruisca delle fondamenta solide è necessaria la pazienza, quindi è la stabilità, la radice i 4 di denari. Questo ci dice che dietro lo sforzo di contenere e armonizzare, il dono per te sarà scoprire un nucleo saldo dentro di te, cioè la capacità di custodire ciò che è prezioso senza perderlo nel fuoco dell'impeto. Questo dono ci parla di centratura, di radicamento, di fondamento, no? Di quel piccolo tesoro interiore che non va disperso. E questo è il luogo dove devi radicare l'asso di denari, scusami, di bastoni, affinché diventi focolare e non incendio. Ok? Vediamo queste energie nel teatro degli eventi. Vediamo il lavoro. Qua c'è un po' di confusione nel lavoro, la luna, un po' di ambiguità, un po' di lavoro, un po' il non sapere, no? E questo è proprio il richiamo ancestrale a seguire l'intuizione, a vedere tutto quello che vedrai nel lavoro come immagini, simboli, come sogno e non come realtà. Che cos'è il simbolo? Il simbolo è un aspetto che ti riporta al divino. Quindi la luna ci possono essere sul piano lavorativo una settimana un po' confusa. Quindi è come se delle paure che tu potresti avere nell'ambito lavorativo possono distorcere la tua percezione. Ricordati che la luna è intuizione, è l'immagine onirica, ci dice che il lavoro in questa settimana va affrontato come un sogno, come tutta la vita, d'altronde. Sto sognando, sto sognando, sto sognando. Devi riuscire ad avere l'intuizione di leggere i simboli, di decifrare intuitivamente le cose senza razionalizzarle. Cioè possono apparire delle sfide in questa settimana di cui tu intuitivamente sai qualcosa, intuitivamente lo sai, ma la mente può confonderti, no? Allora attendi con pazienza, attendi, ricordati che non tutto va subito fatto. Perché hai questa confusione nel lavoro? Perché magari ci sono delle cose nuove che vuoi fare qua, con l'asso di bastoni. E quindi la mente ti dice fai questo perché è meglio, fai questo perché è peggio, non fare questo perché è peggio. Attendi, attendi. Dopo ti faccio un sunto comunque. Vediamo, continuiamo. Vediamo in famiglia. Bellissimo. Qua c'è il 9 di denari. Dentro le mura domestiche qua il 9 di denari parla dell'abbondanza personale, dell'armonia conquistata, della gratificazione. Io ti vedo piena o pieno in questa settimana. Nella famiglia e nelle dinamiche intime è come se ci fosse un senso di benessere, di raccolta dei frutti, di gratitudine per quello che è già stato costruito. Quindi questo 9 di denari per te è un invito a celebrare la casa come un giardino interiore, cioè a riconoscere i doni che sono già fioriti nella tua vita senza inseguire altro. Va bene? Goditi i doni già fioriti. Ok. Vediamo adesso le relazioni sociali. Qua abbiamo un bellissimo paggio di denari, mi parla di semi nuovi nelle amicizie che nascono, anche nuove amicizie che nascono nei cerchi sociali. Può esserci un aiuto o una notizia utile che può arrivare da parte degli altri, nelle amicizie, nelle comunità. Sì, ci saranno degli incontri freschi, delle nuove possibilità anche di apprendimento reciproco, Verranno fatti dei piccoli doni che ti insegneranno. È una carta molto fruttifera, non so se si può dire così, sì. Vediamo la tua psiche, che è l'anima, vediamo la forza interiore.
Grande soddisfazione ci sarà in questa settimana a livello di psiche. Fondamentalmente questa è la carta che riassume poi tutte, no? Perché è come ti senti nella psiche, la forza interiore che poi si riversa nell'energia. Quindi l'archetipo del 9 di coppe, sarai molto soddisfatta o soddisfatto, ci sarà un grande piacere interiore. Perché il 9 di coppe è un po' come il banchetto dell'anima qua. Ci sentiamo pieni, capaci di goderci ciò che abbiamo, di riconoscere una felicità che è già presente nella tua vita, no? È la carta del desiderio esaurito, ma a livello interiore, cioè la prova qua è come se sei molto contenta o molto contento in questa settimana e quindi questa cosa ti porta a voler fare delle altre cose subito, no? E siccome hai grande energia, la temperanza come ostacolo ti dice focalizza l'energia a livello interiore, dentro anche, nella calma, nell'equilibrio. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, state tranquille, va bene? In più i rituali del vostro segno zodiacale, che vi porterà ad avere un grande godimento. Questo è l'autoappagamento, l'autostima ritrovata, va bene? Vediamo la salute, fondamentale, importantissima. Chiede amore il corpo, c'è il 2 di coppe. Bella questa carta. Il tuo corpo ti chiederà in questa settimana abbracci, coccolati. Non vi ho ancora insegnato l'automassaggio sciamanico, che è qualcosa di bellissimo, magari lo metterò nelle masterclass perché è molto forte, è bellissimo l'automassaggio, è stupendo, stupendo, ma se l'avessimo già fatto ti direi fai un automassaggio in questa settimana. Il 2 di coppe ti dice, ti parla, è il corpo come luogo di amore, di relazione, di armonia, no? Interno e esterno, cioè ti invita a trattarlo come un partner da ascoltare e amare. Cioè, non so se lo fai, io ogni tanto mi bacio. Datevi dei bacetti al corpo. Io lo faccio spesso, bacetti, coccolatevi, no? Coccolatevi, stringetevi. Il vostro corpo è l'espressione più grande dell'anima. Il vostro corpo è il sogno più bello che l'anima abbia mai immaginato. L'anima mundi ha creato il corpo come l'immagine più bella che abbia mai creato. L'anima ama visceralmente il tuo corpo. E allora allineati con questa frequenza. E c'è una meditazione bellissima che vi ho messo sul canale, fallo e sarai bellissima o bellissimo, non mi ricordo come l'ho chiamata, proprio per portare quello che la tua mente razionale giudica difetti del tuo corpo in un'altra prospettiva, perché tu quando li vedi come perfezione, quel difetto, diventa il tuo potente alleato. Perché quello che la tua mente vede difetto, quando cambi prospettiva, diventa il tuo potente alleato, perché nella misura in cui lo vedi come difetto, tutta la tua energia, la tua attenzione si focalizzerà nel vedere difetto qualcosa, togliendoti possibilità espressive e creative. E quindi fatevi quella meditazione in questa settimana, perché il 2 di coppe qua me lo chiama, cioè tratta il tuo corpo come se fosse il tuo partner, perché quello è. Ascolto reciproco, cura amorevole, non è il tempo di forzare, amati, dai amore, dagli tutto quello che vuole. È tempo di abbracciare. Quindi l'indicazione è questa, il corpo migliora quando è amato, quando entri in un dialogo affettivo con la tua anima. Va bene? E la meditazione vi aiuta a farlo, cioè accarezzate, prendetevi 5 minuti, io ti amo, io ti amo, io ho fede in te, io ti amo, ho fede in te, qualsiasi cosa abbiate, qualsiasi problema stiate avendo in questo momento, anche psicosomatico, io ti amo, io ho fede in te, coccolatelo, ok? Vediamo quali sono le energie collettive. Bellissimo, il cavaliere di coppe come energie collettive, ci sarà molto romanticismo. Sul piano cosmico questo cavaliere di coppe cavalca come messaggero del cuore, come poeta dell'invisibile, mi verrebbe da dire, no? E l'energia collettiva che ti attraversa in questa settimana è quello del sogno che vuole essere incarnato, è la ricerca della bellezza, della sensibilità. Quindi questa settimana il mondo intero è come se sembrasse impregnato di un romanticismo diffuso.
di una ricerca di senso però attraverso l'emozione. Perché se cerchi un senso con la razionalità non lo troverai mai, rimanendo sempre arida di senso, no? E quindi è un invito a cavalcare la visione poetica, la mente poetica, è un invito proprio a cavalcare, a muoversi con il cuore in mano, a lasciarsi guidare dal desiderio di offrire bellezza. Offri bellezza, ti dirà il mondo in questa settimana con i suoi simboli, con le immagini che vedrai. Quindi io vedo chiaramente in questa settimana quell'asso di bastoni è proprio una torcia che si accende nel buio, no? È quell'affermazione che viene dal cosmo e ti dice sì, sì, ci sei, è il seme ardente del desiderio che vuole farsi carne. Subito dopo appare l'angelo della temperanza, che ti ricorda che il fuoco, se non incontra l'acqua, si consuma in un lampo. E quindi l'ostacolo è proprio la fretta. È l'impazienza qua di vedere già compiuto ciò che è appena nato, no? La via però non è spegnere la fiamma, ma trasformarla in una danza, mescolare, come dire, con grazia gli opposti, no? E diventare proprio gli alchimisti del tempo. E qua questo dono che nasce è proprio la tua rocca interiore col 4 di denari, il centro che custodisce il tuo tesoro. Cioè non tutto, cioè alcune cose devono radicare, devono diventare focolare stabile da cui puoi far crescere quel tuo fuoco lì. E nel teatro della vita qua il lavoro cammina sotto la luce della luna, cioè i passi sono un po' incerti, i contorni sono sfumati. È come se ti muovessi come nei sogni, no? Tra illusioni e visioni. Allora dice non credere a tutto ciò che appare, ma leggi quello che vedrai nel lavoro come simboli, come messaggi. Lascia solo che sia l'intuizione a guidare, non razionalizzare, non analizzare. E in famiglia qua risplende questo 9 di denari dove ti vedo grata, nella tua casa, grata, abbondante, armonia conquistata. È come se ti vedessi che riconosci i frutti maturi che hai conquistato. Ti vedo celebrare ciò che già fiorisce nelle tue mura domestiche, no? Ti vedo gioire dentro casa. E tra gli amici e la comunità qua vedo che ci sono delle nuove connessioni, delle curiosità che aprono nuove strade, magari puoi incontrare delle persone che ti aprono delle connessioni, qualcuno ti offre dei piccoli aiuti o dei contributi, idee, ok? Quindi le relazioni sociali qua non vedo drammi, ma vedo dei giardini dove germogliano dei preziosi semi che hanno del potenziale. E qua io ti vedo gioire. Cioè qua c'è la gioia di sentirti piena, pieno, la felicità che non ha bisogno di conferme esterne. Qua il piacere di dire sì, così va bene, di accogliere la vita come già compiuta, mi spiego, come felice proprio. E il corpo ti dice che amami come se fossi il tuo grande amante. Dai piacere al corpo. Dai piacere al corpo, massaggiati, dai piacere al corpo. Il corpo chiede carezze, chiede alleanze, ti dice io sono il tuo compagno, non sono il tuo nemico. E sul piano collettivo il Cavaliere di Coppe ti sostiene nel fare questo, cioè tutta l'umanità per te in questa settimana è attraversata da un'onda romantica, da una sete di bellezza, di autenticità, di sensibilità, cioè in questa settimana siamo tutti chiamati a cavalcare i nostri sogni. Proprio con un calice in mano, come offerta al mondo. Cavalco i miei sogni perché li voglio donare al mondo. E non c'è niente di più appagante. E proprio come sigillo appare questo oracolo. Questa donna che ha riparato la coppa con l'oro del kintsugi, no? Le sue ferite non sono nascoste, ma sono state trasfigurate, cioè i cocci dispersi hanno trovato unione. E l'oro con i quali sono stati incollati i cocci li ha resi più preziosi di prima. Quindi qua il messaggio è chiaro, non hai bisogno che nessun altro ti sistemi, non hai bisogno che qualcun altro ti dica cosa fare. Sei già intera o intero,
sei già realizzata con l'oro della tua stessa esperienza. Oggi le tue fratture sono la tua forza e le tue cicatrici sono la tua bellezza. Quindi è come questa donna nell'oracolo, in questa settimana porterai la tua tazza riparata con l'oro della consapevolezza al banchetto del cosmo. Cioè sarai fiera o fiero delle tue crepe d'oro, consapevole che proprio lì abita la tua luce. E questo è bellissimo. Bellissimo. È una bellissima settimana. È una bellissima settimana, sì. Voglio mettere solo sulla luna una specifica. Sulla luna la torre. Non so se alcuni di voi hanno rotto delle relazioni di lavoro, ci sono dei cambi che stanno arrivando sul lavoro molto forti. E molte mail che ho letto vostre, state cambiando lavoro, volete cambiare lavoro perché state ampliando il vostro stato di coscienza e i lavori che facevate prima non vanno più bene per il livello di consapevolezza a cui state anelando e a cui siete arrivati. Quindi non fatevi spaventare dalla mente che ti dice se lasci questo non troverai niente di buono. Guardatevi il video che ho messo è segreto inconfessabile la settimana che è appena trascorsa, va bene? Dovrebbe comparire qua sopra, se mi ricordo lo metto. Perché cambiando il livello di consapevolezza cambia anche la modalità con cui fai il lavoro o con cui gestisci il lavoro o il lavoro stesso. E quindi vedo proprio che ci può essere confusione in merito a questo per questo cambiamento che volete fare o avete già fatto. Però io vi vedo felice e contente o contenti nella psiche, nell'armonia domestica, nuove cose creative. Allora lasciatevi guidare dalle intuizioni, perché quelle saranno la strada del vostro successo. Magari a livello di amicizie troverete anche delle persone che vi daranno dei suggerimenti o degli studi da fare o delle cose da fare a livello lavorativo, perché vi vedo contente o contenti nella vostra stabilità interiore, va bene? Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale per il mese di ottobre. E adesso, ragazze e miei ragazzi, andiamo a fare l'amore nel modo più approfondito, ok? Andiamo. Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo la stesa sull'amore come non la facevamo da un po' di tempo. Vediamo un po'. Allora, carta guida sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi. Carta guida sull'amore, tenendo presente l'oracolo principale. Carta guida, sia che tu abbia una persona nel cuore, sia che non ci sia nessuno. Qua abbiamo un 6 di denari. Il 6 di denari mi parla di un grande equilibrio quotidiano. Se non c'è nessuno, quel 6 denari mi dice che sei più concentrata sul dare, sull'avere, sul dare e ricevere in questa settimana, no? Sulla tua vita quotidiana. Se sei già in coppia, tutto sta andando bene. Diciamo che non è una carta esplosiva il 6 denari, però è quella quotidianità che ti permette di essere serena, di stare bene. È una carta di serenità e nell'amore tu comunque cerchi il giusto scambio reciproco. Quindi sai, nell'amore non voglio amare per paura di non essere amata, cioè non voglio dare per paura di non essere amata, cioè voglio dare proprio per l'amore di dare, no? Non per paura, ecco. Quindi il 6 denari posso vedere te concentrata su questo equilibrio qui. 6 denari e poi abbiamo la forza, sì. Ti stai impegnando molto affinché la tua vita sia in equilibrio in tutte le aree della tua vita. Questo è quel 6 denari, la materia, la pratica, no? Lo sforzo di portare equilibrio nella tua vita in più aree, non solo nella vita amorosa. E andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'amore in questa settimana. Facciamo il metodo a croce che facevamo anche prima, non croce celtica, un altro metodo. Allora, cosa accade nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana? Allora, amore dal 6 al 12 ottobre.
8 di coppe e 6 di spade. Queste mi parlano di un allontanamento, di un distacco emotivo che si sta creando o stai avendo con qualcuno, oppure un distacco, una separazione, oppure un distacco da un vecchio modo di approcciare alle relazioni, da una separazione, distacco da una persona, da una zona comfort, da una situazione che seppur ti ha nutrito fino a questo momento, che può essere sia una persona o un vecchio modo di amare, non ti nutre più. Il 6 di spade mi parla di un momento di transizione che stai vivendo, andare verso acque più tranquille, andare verso rive più tranquille, andare dove il tuo cuore ti sta chiamando a fare. Tu vuoi equilibrio e questo equilibrio ti sta portando, equilibrio relazionale, ti sta portando ad essere più matura emotivamente per conquistare questo equilibrio. Infatti anche la carta dell'oro me lo diceva. Ok, andiamo a vedere adesso energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione dell'energia futura. Allora, al fondo mazzo abbiamo il 6 di spade, cavaliere di coppe, 4 di denari, la temperanza e il cavaliere di denari. Mi stanno parlando che c'è un movimento d'amore nei tuoi confronti, qualcuno che viene a trovarti o ti fa una proposta, un invito, in modo molto amabile, può essere una persona nuova, una persona che già conosci. Io vedo questo movimento qui. Vediamo un po' di cosa parlano. Andiamo a vedere energia attuale, amore. Qua c'è la morte. Molti di voi avete chiuso una relazione o state vivendo una chiusura, vecchio modo di amare, vecchio modo di intendere la vita, vecchio modo di approcciarsi alle relazioni. La morte centrostesa mi parla di cambi radicali su più aree della tua vita e di chiusure nette rispetto a situazioni passate. Al positivo cosa abbiamo in questa settimana? Abbiamo l'appeso positivo e un po' come la stesa che abbiamo visto prima, non forzare le cose. Ciò che arriva secondo i tempi divini è ciò che deve arrivarti per diritto divino. L'appeso al positivo mi dice che le situazioni vanno prese con un altro punto di vista e con pazienza. Questo sta al tuo positivo, ciò significa non forzare gli eventi in amore. Vediamo il negativo cosa abbiamo. La luna l'avevamo anche nella stesa precedente. Ci possono essere delle situazioni confuse oppure la confusione a livello amoroso ti può far generare dei mostri inesistenti. Sono 3 arcani maggiori di una potenza inaudita, è come se fosse una settimana iniziatica per te. La luna al blocco mi parla di bugie, di cose sottese, di sotterfugi, di cose nascoste, di situazioni che ti fanno andare piano proprio perché abbiamo già bruciato tanto, siamo state già bruciati. Insomma, questo è il senso. Sì. Vediamo cosa è successo nel passato. 9 di denari e il 9 di coppe. Guarda, il 9 di coppe e il 9 di denari mi parla di situazioni in cui o hai avuto a che fare con persone con una tendenza un po' più egoista, ok? Questo ha generato delle paure, delle sofferenze, quindi qua con questo 9 di coppe e 9 di denari mi dice che l'altra persona ti ha specchiato l'esigenza di recuperare il tuo valore personale affinché tu potessi ristabilire quell'equilibrio. Oppure hai avuto a che fare proprio con una persona più individualista, ma quell'individualismo lì ti ha proiettato l'esigenza di scendere nelle tue profondità, la luna al blocco, non aver paura delle emozioni che provavi grazie a questa situazione relazionale di persona più disconnessa dalle emozioni, affinché tu potessi fare un cambio di prospettiva e riportare l'equilibrio nella tua vita per un amore più sano. Ora, per chi non ha nessuno, io vedo che ti sei trovata nel recente passato, hai acquisito maggiore consapevolezza, maggiore benessere personale. Questo ti sta portando adesso a cambiare radicalmente l'approccio alle relazioni e anche alla vita stessa. Quindi nell'incontro eventuale con un'altra persona, qua abbiamo visto che ci può essere un'altra persona, tu puoi avere un po' di paure. Ecco perché ti dice al tuo positivo, vai piano, non ti preoccupare. Vediamo cosa abbiamo in questa settimana. Nell'amore, eccolo, infatti c'è un paggio di denari, c'è una nuova proposta in amore qua per te. Una nuova proposta in concreto.
aspiterina, il 2 di coppe, molto molto concreto. Qua vedo un incontro con una persona che ti affina. Tu puoi avere un po' paura, però il tempo ti dà la risposta, non devi fare tutto subito, ti dice l'appeso. C'è un incontro con qualcuno che ti darà, ecco che ti vedo più piano piano, vado piano piano. Vediamo l'ultima carta, il 7 di spade, è come se non ti fidassi tanto di questa persona che incontri. La luna e il 7 di spade, come se ci fossero un po' di bugie, un po' di inganni dentro di te che proietti sull'altra persona, no? Come maschere, come illusioni. Ecco perché l'appeso al positivo dice vai piano piano, vai piano piano, guarda le cose da un'altra prospettiva. Sette di spade è la carta del ladro, delle bugie, hai un po' paura di riperpetuare, magari sei chiuso una relazione da poco o sei chiuso una relazione e stai bene con te stessa, di riperpetuare delle vecchie dinamiche di paure, di menzogne, di bugie, va bene? Cosa c'è dopo il 7 di spade? L'8 di denari, guarda, come ti ho detto qua, il tempo ti darà delle conferme importanti, perché l'8 di denari mi parla di un impegno reciproco volto a smascherare eventuali dubbi, eventuali sotterfugi, no? L'8 di denari è l'impegno che si mette nel voler far funzionare le cose. Va bene? Ricordati l'appeso qua, cioè l'appeso qua ti dice vai piano piano che il tempo darà ragione al tuo cuore. Adesso vediamo alcune specifiche. La morte al centro. Paggio di bastoni mi conferma che c'è questa possibilità di una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti, però non sai se è un interesse frivolo o interesse concreto, o comunque non sai se fidarti oppure no. Al positivo, l'appeso al positivo, infatti ci puoi avere un po' di dubbi, 2 denari, di nuovo dubbi, 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 no? Allora, queste carte mi stanno dicendo danza con gli eventi, danza, no? Lavora sulle tue paure che rispecchi nell'altro, no? Cosa ti provoca il pensiero che l'altro può ferirti anche se non è reale, o l'altro può tradirti anche se non è reale? Lavora sulle emozioni come ti ho insegnato nel video l'esperienza erotica con la Kundalini, no? La luna al blocco, il 9 di coppe, hai paura che questa persona possa essere o egoista oppure hai paura di perdere il tuo benessere conquistato. C'è un po' di paura a perdere il tuo benessere conquistato o a avere a che fare con una persona che pensa solo al suo benessere personale. Ok, lavora su queste emozioni. Va bene? Paggio di denari, 5 di coppe, hai paura che l'altro possa farti soffrire, capito? Lavora sulla dea della tristezza qui, dell'abbandono. 2 di coppe, la giustizia, tu vuoi un amore sano, un amore equo, no? Se i denari e la giustizia sono carte affini, vuoi un amore sano, un amore equo, devi lavorare con le tue emozioni per realizzare questo amore, perché qua la giustizia del mondo mi dice qua c'è un potenziale importante con qualcuno, il tempo te ne darà ragione. Può essere anche una persona che vuole sistemare delle cose con te, però tu ti dilegui un po' inizialmente. 7 di spade, asso di denari, c'è assolutamente un'opportunità che però è lì, l'asso di denari, 10 di denari, c'è un potenziale importante, sta lì. Vediamo l'8 di denari. Il mondo, assolutamente, io guarda, ti dico che qua per molti di voi c'è un potenziale importante per cui il tempo ti darà ragione. Il mondo mi parla di completezza, guarda, 8 di denari, di voglia di impegnarsi reciproca, di abbattere le resistenze legate al passato. Forse mi può parlare anche di persona che lavora fuori o che mette molto impegno sul lavoro o che tu stai proiettando il fatto che con questa persona puoi avere gli stessi problemi che hai avuto con un'altra persona che si impegnava più sul lavoro che sulla relazione. Ma ti dicono di lavorare sulle emozioni qua. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli, lui, lei, questa persona con questo paggio cosa ti dirà? Entriamo nella profondità
della sua anima. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po'. Magari le situazioni passate che ti hanno detto non andavi bene così com'eri, che hai creduto, ricordati la carta, no? Tu sei intera o sei intero. Cosa ti dirà questa persona? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Allora, questa persona è una persona molto consapevole. Si vuole sistemare cose, vuole avere un nuovo approccio d'amore. È una persona che non scappa alle prime difficoltà. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altro e questo deve essere, questo è l'essenziale. È una persona che attraverso l'altro comprende anche le sue divergenze, le sue diversità e ci lavora su. Ok, è una persona molto consapevole. Cos'altro? Tu sei l'amore. Qua c'è una grande possibilità di avere qualcosa di bello. Io non mi abbasso a mercanteggiare, o tutto o niente. Quindi questa è una persona di spessore. Guarda, io ti dico una cosa, non lo so se per alcuni di voi è in questa settimana questa cosa, perché c'è la morte e l'appeso, sono carte centrali molto profonde di realizzazione interna, no? Quindi ovviamente per alcuni di voi sarà in questa settimana, per altri sarà un paio di settimane, 3 settimane, perché sono carte potenti. Abbiamo la carta dello Scorpione in mezzo, quindi magari per alcuni di voi nella tappa dello Scorpione, novembre, ok? Quindi e l'appeso mi dice, se non è adesso e per te arriva l'amore che ti corrisponde, è una persona che si impegna e non sfugge alle difficoltà. Nel frattempo tu lavora sulle tue emozioni perché quello è il percorso. Andiamo a vedere con gli oracoli questi dell'amore. È uscita questa. Romanticismo sul posto di lavoro, collegamento di causa comune. Siccome sono usciti questi denari, è possibile che ci siano delle situazioni in ambito lavorativo per voi. Qualcuno vi corteggia in ambito lavorativo o avete questo approccio in ambito lavorativo. Segni e indizi. L'universo ti sta parlando, sì, ricevi segnali su questo, su quella la lettura che ti ho fatto. L'universo ti sta parlando. Stuzzicare, anche prendere in giro, l'energia è divertente, spensierata ma incerta. Sì, ci sarà un corteggiamento, un po' di stuzzicare, no? Stuzzicarsi. Saprai che sicuramente una persona ti vuole, però è come se magari poi sfugge, rifugge, magari sul posto di lavoro c'è qualcuno che ti stuzzica. Sì, questo è lo scenario, ragazze mie, ragazzi, ok? Vediamo un ultimo oracolo. Tu stai riprendendo? Sì. Un ultimo oracolo, dove stanno quelli che volevo mettere? Aspettate, di fronte, eccoli. Perché le tue domande? Le parche, taglio del karma, è tempo di fare un sonnellino, te la prendi con calma qua in amore, è tempo di andare, sono tutte carte che mi parlano di andare, di andare, di andare, molte di voi si sono lasciate da una situazione, inizieranno a essere corteggiate in un'altra parte, vi prendete del vostro tempo. Guarda, qua c'è la tappa della bilancia, la tappa di ottobre, no? Per molti di voi c'è nuovi amori qua, situazioni di rinnovo, la voglia di concretizzare qualcosa, di aggiustare anche il modo di approcciarsi all'amore. Mi spiego? Qua mi dice che ve la prendete con calma, o le cose arrivano con calma, perché il karma, che è le parche, il destino, si sta tagliando un certo karma affinché tu possa avere l'integrazione di un rapporto dove ci si lavora insieme, va bene? E il successo di questo rapporto. Molti di voi incontrano una persona adesso e entro la fine dell'anno vedrete il lavoro che si fa, il mondo e anche la chiusura dell'anno, no? Il lavoro fatto insieme porta a successo, venirsi incontro, va bene?
Quindi, ragazzi e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, passo alla seconda variante e a te ti faccio una grandissima in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo, andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 6 al 12 ottobre. Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa essere nella gioia e nella prosperità. Allora, prima parte, la cornice della settimana. Qual è lo spirito che apre questa settimana per te? Lo spirito. Seconda carta, qual è l'ostacolo o la prova in questa settimana karmica? Terza carta, il dono nascosto in questa settimana, superata la prova, con la prova. Guardate sempre il vostro segno zodiacale del mese di ottobre, ragazze mie, e ragazzi. Allora, poi, il teatro degli eventi. Prima carta, il lavoro. Seconda carta, la famiglia. Terza carta, le amicizie, le relazioni sociali, la comunità. Quarta carta, la forza interiore che emerge, la psiche, che in greco è anima, la forza interiore, l'archetipo che si muove in te in questa settimana, qual è? La salute, il corpo come messaggero. E poi, mettiamoci in divisorio qua. Quali sono le energie collettive? Ciò che influisce a livello cosmico per te in questa settimana. Ah, non c'è bisogno di... Ah, sì. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, ok. Allora, facciamo un bel respiro. Come sarà questa settimana per te? Allora, andiamo a vedere lo spirito che apre la settimana. Abbiamo il mago. Il potere creativo, ti sentirai animato o animato da una forza generatrice straordinaria. Il mago mi parla di potere di creazione, quando la volontà individuale è allineata alla volontà cosmica, o meglio, la volontà cosmica ti chiede di allineare la tua volontà individuale affinché tutti i tuoi obiettivi vengano realizzati. Questo ve l'ho spiegato in tutte le sequenze fluide yoga sciamanico, quindi questa è quello spirito che arderà in te, dove ti sentirai consapevole che non c'è nulla che ti manca. Hai tutti gli strumenti e hai anche la consapevolezza di saperli usare. Quindi questa carta ti dice: ricorda che sei tu il mago, il creatore di tutti gli eventi. Ricordati di copulare con gli dei affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi. Quindi con gli dei naturali, non con i miti sociali. Quindi, e puoi realizzare tutto. Quindi è un inizio questo che sa di magia quotidiana. La magia quotidiana, no? Di possibilità infinite, sentirai una chiamata ad agire, perché hai tutti gli strumenti. Bellissimo. E andiamo a vedere quale sarà l'ostacolo dell'eroe in questa settimana che potenzierà la sua capacità. Qua abbiamo, in queste carte c'è quest'albero della vita, che è una carta in più, che l'ho estratta al contrario. Io non leggo le carte al contrario, ma proprio in questo caso, guarda caso, stava al contrario. L'albero della vita, prudenza, incognite, rischi, incertezza, sviluppi, chiarimento. Ok. Guarda,
L'albero della vita è la connessione tra cielo e terra. E qua abbiamo proprio, in questo caso, la parola incertezza, no? È come se un chiarimento che tarda ad arrivare, come se le radici di quest'albero fossero un po' allentate, come se i rami non trovassero ancora la direzione giusta verso il sole, no? Quindi la prova in questa settimana sta nel navigare la nebbia, nel non avere tutte le risposte pronte. Quindi c'è un po' un rischio di sentirsi sospesi, un po' incerti, come se la linfa non scorresse pienamente. Questa è la prova della fiducia. La prova della fiducia. Quindi restare centrati anche quando il cammino sembra sfuggire. La fede, fiducia. Proprio la carta della fiducia. E vediamo qual è il dono nascosto. Un bel giovane biondo è il dono nascosto. A parte gli scherzi, vabbè, dice la dicitura giovane biondo studio lavoro. Questo è il paggio di coppe, no? Quindi il dono nascosto è, come dire, è la capacità di rimanere aperta o aperto come un cuore che non ha paura di imparare ancora, di innamorarsi ancora. Quindi qua il messaggio è molto chiaro. Lascia che la vita ti insegni, non irrigidirti nell'attesa di risposte immediate. Qua il paggio ti porta leggerezza, studio, cioè il seme di qualcosa che crescerà. Quindi il dono è questo sentirsi predisposte o predisposti a imparare, a crescere, a volere, entusiaste da un punto di vista emotivo. Va bene, il dono superato l'ostacolo, no? Navigo nella nebbia. Nonostante navigo nella nebbia, sento un potere forte dentro me. E il dono qual è? L'apertura emotiva, l'affidarsi, il paggio di coppe, l'affidarsi. Un po' come il bambino si fida del genitore, che è il tuo spirito creatore interno che lo guida. Sì. Poi questa porta con sé, questa carta, anche la promessa di nuovi sentimenti, nuove ispirazioni, no? Perché quando attraversi la nebbia arrivano nuove ispirazioni, non sei rigido, nuovi, nuovi inizi che fioriscono. Ok, vediamo il teatro degli eventi adesso, vediamo l'ambito lavorativo. C'è un po' di carico nell'ambito lavorativo, c'è il 10 di bastoni, però è un 10, cioè l'ultimo sforzo, no? Come per dire, questa settimana nel lavoro potresti avere un po' di responsabilità che ti pesano, un po' di impegno che può sembrare faticoso, però attenzione, dentro la fatica del 10 di bastoni c'è la promessa di compimento, cioè è come un viandante che porta sulla schiena, mi viene questa immagine, porta sulla schiena i legni per costruire il fuoco, il suo fuoco. All'inizio questa cosa pesa, ma il calore che verrà acceso scalderà la notte. Cioè c'è dedizione, c'è viaggio, c'è fatica necessaria, no, per far fiorire i progetti. Ok? Questo 10 di bastoni è uscito come ultima carta nella trasformazione finale del video che vi ho messo nella settimana passata, questa settimana passata. Il sacro fuoco del desiderio è segreto, inconfessabile. Riguardatevi quel video perché ha molta attinenza con questa stesa qua. Ok. Vediamo nell'ambito familiare cosa accade. Qua c'è un 4 di coppe. Nelle dinamiche intime e domestiche è come se si respirasse in questa settimana un po' una certa stasi. Il 4 di coppe è quella sensazione un po' di insoddisfazione, no? Come se nulla sembrasse bastarti, come se ci fosse noia o amarezza in sottofondo. Questa carta è un invito, ogni spirito, ogni carta, ogni arcano è uno spirito ed è un invito, no? C'è tutte le due facce della stessa medaglia, è un invito a guardare meglio, a non chiuderti nel torpore, perché proprio quando crediamo che nulla ci possa sorprendere, la vita ci tende la mano con una nuova coppa. Mi spiego? Però devi accorgertene. Quindi gratitudine quotidiana nel quotidiano, appunto. I mantra. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va bene così, come dico sempre. Ok. Vediamo nelle relazioni sociali, nelle amicizie. Qua c'è allegria, asso di bastoni.
Nei cerchi, nelle comunità, nelle amicizie, invece qua c'è proprio allegria, è come se esplodesse un'energia nuova, vitale. Qua dice nascite, progetti, guadagni, come se l'asso di bastoni in questo caso porta nuovi progetti condivisi con le amicizie, nelle comunità. Questo è l'entusiasmo di cominciare qualcosa insieme, cioè la forza creativa che nasce dal contatto con gli altri, no? Magari esci, vai con una persona e stai un po' annoiata di casa, di famiglia o di lavoro, esci e ti accende la miccia, una scintilla, un invito a condividere in questa settimana, magari incontrarti con delle persone, perché nasce insieme questa, un entusiasmo di cominciare qualcosa insieme, è la forza creativa del contatto con gli altri, ok? Quindi questa spinta luminosa è una fiamma che accende collaborazioni, nuove connessioni, nuove iniziative, va bene? Vediamo come sta la tua psiche, la parte che mi interessa di più. La psiche, psiche in greco è anima, no? La forza interiore. Qual è la forza interiore che emerge in questa settimana? Wow, il carro. Valore, abilità, trionfo. Questa è la forza di volontà, con cui apriamo anche la settimana, il mago, la forza di volontà. Questa è la capacità di direzionare ehm, i due cavalli, no? Che sono le due forze contrapposte, destra e sinistra. E la tua volontà, la tua anima in questa settimana avrà la capacità di dirigere la sua energia verso gli obiettivi. Quindi è il trionfo, il coraggio di tenere le redini, il valore che fa avanzare. Quindi a livello psichico avrai la sensazione di avere finalmente il comando, di guidare la tua strada anche in mezzo ai dubbi e alle prove. Avrai questa sensazione qua. Questa è proprio la vittoria interiore che non dipende dall'esterno, perché magari ci sono dubbi o incertezze. No, 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 sto andando bene, anche se è tutta nebbia, sto andando bene, e poi trovi il Graal. Ok? E questa è la qualità a cui state andando grazie a tutte le pratiche che state facendo. Io, guarda, ti faccio un applauso perché bravissime, bravissimi. Allora, vediamo la salute adesso, anche lì cosa importantissima. Gloria, celebrità, ma vi rendete conto? Cioè io guardo le carte e guardo come state, ok? Vedo gli sviluppi e gli effetti dei 21 giorni, di tutte le pratiche che vi faccio fare. Cioè, Gloria, qua dice il caos, il consultante, sei tu, no? Gloria, celebrità. Gloria, celebrità. Cioè, qua il tuo corpo, che è la manifestazione dell'anima, porta celebrazione, vitalità, ti sentirai vitale, riconoscimento, il tuo corpo ti celebra, ti dà la spinta necessaria a realizzare i tuoi obiettivi in questa settimana. C'è forza, c'è splendore, c'è la possibilità di sentirsi veramente bene, di incarnare luce, di vedere anche riflessa all'esterno la tua cura interiore. Cioè i risultati che vedrai all'esterno sono l'effetto del lavoro interno che stai facendo, e questa settimana lo vedrai chiaro. So già che si impallerà la casella di posta elettronica e sarà bellissimo, perché appena le vedo saltare le mail io stappo già così. Quindi il corpo diventa un tempio che brilla. Bellissimo, mamma che bella questa stesa, bella, bella, bellissima, bellissima. Vediamo le energie collettive quali sono, dulcis in fundo. Pam, la torre, vabbè, ma qua tu celebri il tuo eroismo, cioè. La torre, energie collettive, addirittura il mondo come lo conoscevate prima crolla. Io faccio un applauso a questa torre nel mondo. Il mondo come lo conoscevi prima crolla, sta crollando, ringraziamo gli dei. Allora, grazie al lavoro che state facendo collettivamente. Quindi, è la carta degli improvvisi cambiamenti collettivi che scuotono dalle fondamenta. È l'energia che smantella le false sicurezze, che spinge tutti a liberarsi da ciò che non regge più. Vecchi modi di vedere la vita, vecchi modi di reagire agli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei numi. Onorare gli eventi, onorare le forze, tutto l'opposto di come la gente ha fatto fino a questo momento. Infatti guardate dove stiamo, il Kali Yuga. Quindi a livello collettivo è tempesta, è la più grande occasione di rinascita. Come vi dico sempre, l'illuminazione che arriva in una frazione di secondo nel Kali Yuga, che è il periodo più oscuro dell'umanità che stiamo vivendo,
non è minimamente paragonabile ad altre ere dell'umanità in cui si viveva nella bellezza. Cioè, molto di più adesso, cioè molto più forte adesso, più forte come a livello di wow, ok? Allora, mamma mia, che stesa, ragazze e ragazzi, wow, 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 mamma che stesona. Allora, fammi mettere due oracoli qua. Io vado con queste, vediamo. L'oracolo specifico sulla torre voglio. Cioè, più crollano le cose, tu vedi che crollano e tu hai fede. Cioè, tu non solo hai fede, la vivi con queste carte potenti che hai, il crollo delle maschere esterne, le vivi con grande entusiasmo, con grande ispirazione, ti verranno idee, ti sentirai più eccitata o eccitato del normale. In uno stato d'estasi, mi verrebbe da dire, come si dice nello stato sciamanico, che stato d'estasi significa stato ampliato di coscienza, dove tu vedi, sei con l'invisibile. Ok, vediamo sulla torre. Ah, il perdono. Il collettivo si renderà conto che è necessaria una resa attiva, il surrender, come lo chiamava Aurobindo, la resa incondizionata agli eventi, perché fino a questo momento, con l'ardire da parte della mente di voler controllare gli eventi o di voler controllare le emozioni, si è arrivati allo sfacelo. E quindi perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. E vedrete in questa settimana che ci sarà un crollo da parte del collettivo o la vostra mente proietterà immagini di crollo dove c'è un collettivo che rilascia l'ardire della mente di voler controllare gli eventi o le forze della natura. Ci sarà molta compassione anche, che avviene però grazie a un crollo, no? Caspita, vediamo lo sciamano subito, visto che qua mi è uscito lo sciamano. Ed è come se in tutto questo tu avessi le chiavi e ti sentirai eccitato per questo. È chiaro, state facendo con me yoga sciamanico, normale che avete le chiavi. Cioè, per forza, è naturale. Vediamo che dice lo sciamano. Il gufo, i valori della notte, vi ricordate la dea Nix, la favola di potere della dea Nix? Se mi ricordo ve la metto qua sopra mentre sto parlando, se non mi ricordo la trovate nella playlist l'arte sciamanica. Favola di potere della dea Nix, i valori della notte, noi i valori del giorno, perché abbiamo una bilancia sbilanciata appunto sui valori solari, il visibile, se non vedo non credo, i valori solari, la razionalità. Il gufo e la civetta sono grandissimi animali totem, che sono quei richiami dell'anima e l'anima grida forte. L'anima grida forte. Vai verso i valori della notte, che significa tutte le pratiche che state già facendo. Il regno della madre, il regno del femminile, il regno dell'invisibile, la fede nell'invisibile. Ce lo diceva già l'ostacolo, fede nell'invisibile, fede in ciò che sta accadendo, fede in ciò che ti accade nella tua quotidianità. Ok. Il gufo è la morte, È la morte dell'ego, è la morte della mente razionale, è la morte del controllo, è la morte del potere, è la morte dei valori solari. Non è proprio corretto dire così, ma per farvi intendere, la morte della razionalità, la trasfigurazione, diremo meglio, della razionalità, cioè portare la razionalità al servizio dei valori femminili, al servizio dell'intuizione. Tipo, sto a una barca in mezzo al mare, mi viene in mente quella, lo so che molti di voi l'avete vista, sotto mio consiglio, pressione, Vichinghi, no? La serie Netflix. Grande Ragnar Lothbrok, protagonista della vicenda di cui ci siamo innamorate follemente tutte. E con quella visione di Ragnar, niente, rimaniamo singolo perché il Ragnar Lothbrok lo dobbiamo creare con l'immaginazione finché non si palesa. Allora,
Allora, quando navigavano, no? Quando c'era anche, mi viene in mente questa immagine del mare calmo, tutta nebbia, non si vedeva niente, prima che arrivassero poi in Inghilterra, no? Tutta nebbia, non si vedeva, ma loro hanno fede, loro hanno fede. Questa è la fede e poi arriva la terra promessa, no? Ah, questo è il senso. Navigo, navigo, non so dove sto andando, ma so, c'è una forza in me che mi dice che sto andando bene. Avere fede nella nebbia. Questo è il valore della notte. Allora la parte razionale chiede perdono alla parte invisibile. Valori comuni crollano. La torre nei valori comuni è il crollo del luogo comune. Tutti i luoghi comuni devono crollare. E questo lo vedrai in questa settimana e ti sentirai inorgoglita, inorgoglito. Ok? Bellissimo. Ok. Ragazze mie, ragazzi, adesso passiamo alla lettura sull'amore, dove faremo la croce che facevamo tempo fa. Ok? Andiamo. Allora, vediamo un po' cosa succede nell'amore per te in questa settimana. Prendiamo una carta guida, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po', carta guida, cosa ci dice? Guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese di ottobre, mi raccomando. Per quanto riguarda la sfera dei sentimenti, guardate anche la vostra luna e la vostra Venere, ok? Allora, vediamo. 6-12 ottobre, cosa accade? Stavo uscendo la stella comunque. 6-12 ottobre, cosa accade, miei ragazzi e miei ragazzi, sull'amore? Il 3 di denari. Il 3 di denari è un'ottima energia per quanto riguarda la voglia di costruire, cooperare insieme, creare una struttura solida. Alcuni di voi sono concentrate nella vostra vita pratica, soprattutto nel lavoro, mandare avanti dei progetti, delle collaborazioni anche con altri. E altri invece vogliono proprio costruire o stanno costruendo, costruirete in questa settimana dei rapporti o un rapporto che ha delle solide fondamenta. Altre sono impegnate sul lavoro e sulla vita quotidiana. Qua c'è la torre, l'abbiamo trovata prima, la torre. Abbiamo avuto la distruzione delle vecchie illusioni per quanto riguarda l'amore, i vecchi modi di amare, no? Questo ci è stato potuto dare dalla vita anche attraverso la chiusura di una relazione che ha lavorato in noi nelle profondità. E adesso col 3 di denari vedo la voglia di cooperare per creare nuove strutture, delle strutture che mantengano, e queste strutture che mantengono possono essere realizzate solo con dei nuovi valori e modalità di approccio alle relazioni. Ok, andiamo a vedere cosa accade per te in amore in questa settimana. Al contrario, non le leggerò al contrario comunque queste carte adesso, eh? Quando escono al contrario non le prendo al contrario. Ok. Cosa accade in questa settimana per te in amore? Quel 3 denari è mettere concretamente impegno in una relazione, no? Creare strutture. O anche conoscere delle persone nuove con le quali c'è struttura, lo vedi già. Vediamo. C'è un bel taglio, cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Cos'è questo? 9 di coppe e 7 di bastoni. Vedo un po' di difficoltà a realizzare quello che vuoi a livello amoroso, un po' di difficoltà. Però il 9 di coppe e il 7 di bastoni con il 3 di denari mi parlano di te che hai un'energia molto autonoma. Cioè non mi parlano di amore relazionale a due, è come se la tua energia fosse orientata sostanzialmente nel difendere il tuo benessere personale e laddove c'è qualcuno che risuona con quel benessere personale puoi condividere la tua interezza. Altrimenti no, le tue energie sono focalizzate sul lavoro, sulle questioni pratiche che ti piacciono, che ti eccitano, no? Difendendo la tua postura. Sì, vediamo, ma continuiamo, questo è solo l'inizio. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Fondo mazzo abbiamo 7 di bastoni, il Papa, Paggio di coppe,
Cavaliere di bastoni. Alcuni di voi hanno una relazione che per motivi altro dall'amore non sta, o forse partendo ci sono degli ostacoli che si vogliono superare in amore qua. Sì, ci sono degli ostacoli che vogliono essere superati in amore, o da parte tua, o da parte di qualcuno, o da entrambi. Magari ostacoli riguardanti responsabilità o lavoro, ma però c'è la voglia di impegnarsi reciproca. Per alcuni di voi, E per altre volete una persona stabile, solida, e magari le persone con le quali siete entrate in risonanza fino a questo momento avevano un'energia un po' più frivola, un po' più... Vediamo comunque. Siamo migliaia, quindi mettiamo qua. Allora, vediamo energia attuale in amore per te. Re di bastoni, qua c'è una persona. Puoi essere tu o una persona di tuo interesse, che sia uomo o donna non importa. Il re di bastoni al centro stesa è un'energia di grande leadership. Qua parliamo di un'energia che sa farsi valere, di un'energia che ha visione, impeto, che supera gli ostacoli. Puoi essere tu a cui sto parlando o una persona di tuo interesse. Ok, continuiamo. Energia positiva. La torre, anche qui il positivo. Allora, una rottura che è a tuo favore. Può anche essere una persona che si separa, che sta a tuo favore, o una persona che rompe delle dinamiche rigide. Fatto sta che la torre sta a tuo favore. La torre mi parla di distruzione che va a tuo favore. Ora vediamo durante la lettura cosa va a tuo favore. Può anche essere un colpo di fulmine per alcuni di voi. Vediamo al negativo cosa abbiamo. La temperanza al negativo, troppa attesa. E anche un certo nervosismo. Si rompe qualcosa in virtù del fatto che non si può più aspettare. C'è anche un certo nervosismo qua al blocco. Vediamo che è successo qua. Ah, 10 di spade. 5 di bastoni. Qua c'è stato un litigio con qualcuno nel passato, la chiusura di un rapporto, oppure per terze persone o per situazioni di incompatibilità. Chiusura. O chiusura o rottura. Interessante, vediamo che succede qua. Questa settimana al 6 al 12. Qua abbiamo un re di coppie, ho detto che non leggevo le carte al contrario, un altro re. 10 di denari. Qualcuno si divorzia qua o si separa per alcuni di voi. Ah, 5 di coppe. Avviene una discussione o una rottura che ti libera. Qua abbiamo un 3 di denari portando alla vera costruzione di un amore. Cosa avviene dopo il 5 di coppe? Le piante, trame oscure, pettegolezzi, maledicenze, un po' come la luna. 4 di denari. Questa settimana vedo una rottura o una discussione che fa drizzare la pelle d'oca, no? Di qualcosa che è insostenibile più, che porta a nuova linfa vitale. Allora, io qua vedo 2 re, quindi è possibile che ci siano 2 persone, oppure la tua stessa presa di posizione di voler far finita con alcune circostanze che ti creano nervosismo o inquietudine, dove quindi non c'è equilibrio, e quindi rompi qualcosa tu o la vita ti porta una situazione di rottura che va a tuo favore. Ora, qua c'è una persona, re di coppie con il 10 di denari accanto, che può essere la stessa persona che si redime a livello emozionale chiedendoti perdono per delle trame oscure, delle cose nascoste, però tu all'inizio non ti apri facilmente, 4 di denari. O può essere una persona con la quale la situazione è finita, che aveva una certa urgenza di parlarti e che esplode nei tuoi confronti con grandi sensi di colpa, pronto a donarti molto di più di quello che avevi mai previsto. Però sei tu che metti dei confini. Qua ci sono situazioni familiari o situazioni non più sostenibili per alcuni di voi.
sensi di colpa dovuti a situazioni andate male, sensi di colpa dovuti a incomprensioni, però il 4 di denari mi dice qua non ci si apre subito, fammi subito mettere dei chiarimenti qua, vediamo. Re di bastoni, energia attuale. Il diavolo. Il diavolo con la giustizia. Qualcuno vuole sistemare le cose o sei tu che vuoi sistemare la tua situazione da dipendenze, attaccamenti o qualcuno ha l'impeto di voler sistemare delle cose con te. Anche un certo orgoglio, una certa... viene fuori un po' di tutto. Vediamo la torre al positivo. Wow, ecco di qua, regia di bastoni, anche se sei uomo, eh. Sì, allora mi viene chiara una cosa. Qua tu ti prendi il potere di una situazione, facendo crollare le maschere, facendo crollare ciò che ti dà nervosismo, che ti sei portata dentro, portato dentro. Ne canti 4 a qualcuno, anche se è una persona nuova, vedo che comunque gliene canti 4, nel senso non sono disponibili a meno che non hai una certa maturità emotiva. Sì, sì. Vediamo il re di coppe. Cavaliere di denari, ci vai piano piano. Vediamo il 10 di denari. 4 di spade. Adesso ti dico, 5 di coppe. 8 di spade, chiaro. La morte. Le piante. Giudizio. 4 di denari. 8 di denari. 9 di denari. Io vedo la scena qua. Allora, io ti vedo potentissimo, potentissimo in questa settimana. Non ti abbassi a mercanteggiare con nessuno. Vedo che ci sono delle situazioni che tu prendi in mano il controllo di una situazione e mandi all'aria ciò che non è più sostenibile evolutivamente per te. Può essere qua anche se sei stanca magari di attendere che qualcuno ti dia una certa considerazione, ti dia tutto quello che volevi, la situazione non va avanti, tu che fai? Boom, scoppi qua, scoppi mettendo tutta questa energia all'interno della tua stabilità personale, uscendone vincente. Sì, 9 di denari anche qui, scegli la tua autonomia. Vediamo un po', fammi mettere ancora. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Possono essere anche più persone, però sei tu che prendi la decisione di chiudere con le trappole mentali, con le promesse vane, perché capisci che l'altro è uno specchio della tua personalità e quindi dai ultimatum oppure non ti abbassi a mercanteggiare. Vediamo qual è la tua energia nei confronti dell'altro, chiunque l'altro sia. Asso di spade, chiarezza mentale su questo, sarai una lama. È la spada della verità, dirai ciò che non ti sta bene o l'hai già fatto, quindi mantenendo questa posizione. Vediamo l'energia dell'altra persona che ti viene incontro in questa settimana. 10 di coppe, e qua c'è una persona che vuole amore, vuole condivisione, però tu non stai più ai giochi, diciamo, delle mancate promesse. Ecco, qua abbiamo il Papa, è una persona che vuole tutto qua, però è come se dovessi fare un po' di pulizia per aprire il resto. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? L'asso di bastoni, allegria, nuovo inizio, le azioni che farà nei tuoi confronti. Trionfo su nemici, vuole abbattere tutte le tue resistenze, convincendoti anche dell'impegno che vuole mettere nonostante la tua rigidità ad aprirti. È una stesa molto chiara e specifica per alcune di voi questa, magari non si adatta a tutte, però chi invece per allargare di più guardate sempre il vostro segno zodiacale ascendente per il mese di ottobre.
per allargare ancora di più la visione, perché siete a migliaia a guardare. E io qua vedo che in questa settimana ti puoi confrontare con delle persone che non sono ancora mature emozionalmente, però al tempo stesso è come se queste persone ti facessero da specchio per affermare la tua nuova identità, no? Non mi abbasso a mercanteggiare. Che succede? Che dici la verità senza paura di perdere l'altro, anche se ti corteggia, ti fa sentire bene. No, dici proprio la verità. Perché? Perché è come se hai necessità di portare in equilibrio le tue acque interiori facendo questa verità, dicendo questa verità, essendo chiara, no? E allora cosa succede? Che dedicherai tutta la tua energia nell'impegno quotidiano nelle tue cose e questa persona sarà disposta, ti mostrerà, sarà disposta ai tuoi termini. Però è come se qua tu non perdessi mai di vista il tuo impegno verso di te, l'impegno personale. Sì, qua c'è una persona che ti vuole a tutti i costi, a cui manchi tanto, che se non gli dai corda segue i tuoi tempi, però magari soffre all'interno. Questo è. Caspita, fammi vedere un po', fammi vedere i miei oracoli, lui, lei, cosa ci dicono, che ci fanno lo scanner animico di questa persona. Fammi vedere un'altra cosa. Mm. Per alcuni di voi lo sblocco c'è nella tappa di novembre, qua c'è la morte, che è la tappa dello scorpione. Mm. Per altre c'è la separazione di qualcuno. Non so se in questa settimana o nella tappa dello scorpione. Però tu mantieni sempre questa posizione qui, la chiarezza, ok? O dentro o fuori. E vediamo un po' cosa ti dice questa persona. Facciamo uno scanner animico con i miei oracoli. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. L'amore è follia. Eh sì, l'amore è follia. L'amore non è regole, rigidità. L'amore è follia, ti dice questa persona. Cos'altro? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. E infatti qua abbiamo 10 di coppe, asso di bastoni. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto. Ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Questa è la confessione. Cos'altro? Sei la mia primavera, un nuovo inizio punto a capo. Sarai molto attraente in questi giorni, molto attraente e molto affascinante. Qualcuno ti corteggerà anche, ci possono essere altri pretendenti qua per te, tant'è che qua dice trionfo su nemici, abbiamo due re, anche se sei una donna o uomo, ribalta il concetto, e impegnandosi in questo nonostante perché è una persona a cui fai vibrare proprio la pelle, l'anima. Però il modus è quello, tu sei nella tua posizione di sapere chi sei, di quanto vali, ok? Non accettare niente di meno di quello che tu senti di essere. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Comunicazione onesta, questa sei tu. Aspettati una conversazione a cuore aperto. Questa sei tu e anche l'altra persona. Ci sono conversazioni a cuore aperto. Cos'altro? Linguaggio d'amore, i fatti dicono più delle parole, te lo dimostrerà con i fatti, con i fatti. Magari tu stavi perdendo la pazienza, situazioni squilibrate perché nei fatti non vedevi niente, non vedi niente, non hai visto niente. Ecco, i fatti dicono più delle parole, tu lo dirai questo, l'hai già detto, e questo ti verrà dimostrato. Cos'altro? Lasciare andare il passato, pulisci l'energia per consentire più amore nella tua vita.
E qua mi parlano di lasciare andare il passato, qua con la morte, situazioni passate che impediscono di far fluire, no? Però quello che abbiamo visto nella stesa mi dice che qua c'è la volontà di mettersi alle spalle un certo passato. Tu sicuramente lo fai con questa autorevolezza. Anche dall'altra parte c'è questa spinta a farlo. Vediamo cos'altro dicono questi oracoli. Già questa carta me lo diceva che c'è la voglia di costruire comunque di creare una struttura vera. Arrivare al traguardo tu non devi fare altro che ricevere qua. Casa dolce casa. C'è una persona che vuole arrivare al traguardo con te a tutti i costi. Casa dolce casa è la carta del a mio modo, dirai tu. In è la carta del femminile che riceve, no? Casa dolce casa è la casa più della tranquillità. C'è qualcuno che vuole arrivare alla stabilità con te. Non so se in questa settimana siamo a migliaia o nella tappa dello scorpione, però arrivare a quella stabilità, non si arrende. Per la lettura che ho fatto io vedo te nella posizione di autorevolezza, mi spiego? Però aspettati delle sorprese qua questa settimana, importanti. Ragazze e miei ragazzi, l'universo è a vostro favore. Detto questo, mi raccomando, praticate, praticate, praticate. Io concludo qui, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.